Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. In primis voglio dirvi che mi è rimasto un solo video per completare la playlist del nostro giro fuori porta nel sud Italia, ma per un attimo voglio interrompere con questo video pippone perché non vedevo l'ora di ringraziarvi di persona. Siete passati in tantissimi ad ECMA che non ci aspettavamo una cosa del genere. Da parte nostra vi chiediamo scusa perché non siamo rimasti per tutta la settimana, quindi il sabato e la domenica non siamo rimasti ad ECMA, ma senza girarci troppo intorno, rimanere per una settimana intera nel periodo della fiera a Milano avrebbe avuto un costo troppo elevato, quindi abbiamo cercato di fare il giusto compromesso per conoscere voi, ma al tempo stesso per conoscere le aziende e per capire se ci fossero stati i presupposti per iniziare una collaborazione seria e duratura. Ma andiamo per gradi. Mi vedete bello bardato con cuffia e giubbettino perché stamattina qua in garage c'erano 5 gradi, siccome dovevo preparare luci, camere e quant'altro avevo leggermente freschino. E inoltre in uno degli ultimi video pipponi mi avete visto indossare una maglia con il logo della Rucca. Mi è stato scritto: Francesco, non è serio che fai un video pippone con un abbigliamento che sponsorizzi un noto brand di abbigliamento da moto. Allora mi sono detto, perché non sponsorizzare me stesso? Quindi brandizzato dalla testa ai piedi. Scherzi a parte, tutto questo per dirvi che 15 giorni fa abbiamo conosciuto Massimo Ferrara. Sicuramente molti di voi già lo conosceranno perché è un grandissimo motociclista e anche perché è tour guida, tour leader di viaggi a Capo Nord, di viaggi in Islanda, ovviamente in moto. Ma il suo lavoro non è sopra la moto, bensì ha un ricamificio industriale. Sapete benissimo che noi abbiamo il nostro merchandising, lo trovate in descrizione sotto ad ogni video, ma non sapete quanto tempo ho dedicato per trovare qualcuno che facesse delle buone stampe e soprattutto che utilizzasse dei buoni prodotti. Faccio questa pubblicità gratuita a Massimo Ferrara perché abbiamo testato tutti i suoi prodotti e quando parliamo di prodotti parliamo di felpe, giubbini, di pile, magliette a maniche corte, di polo, di cuffie, tuta, de todo ragazzi. Sono tutti prodotti di fascia altissima e non parliamo di stampe ma bensì parliamo di ricami. Quindi se avete bisogno di un contatto per stampare il vostro logo perché magari siete presidenti di un motoclub o magari perché volete fare una festa o perché avete dei dipendenti per la vostra azienda, non esitate a contattarlo perché i prodotti sono veramente di fascia altissima. Guardate questo paninozzo nel dettaglio. Solo una cosa che abbiamo imparato dopo questa esperienza: se avete un logo così pieno il ricamo diventa una sorta di mattoncino. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso che per questo paninozzo lasciamo la stampa, quindi lasciamo il nostro merchandising in descrizione del video, mentre per i ricami, quindi per la linea premium, nuovo paninozzo stilizzato, qua lo vedete su fondo bianco e alla fine abbiamo scelto questo di colore rosso, qua su fondo nero, comunque la scelta ricade sempre sul rosso. Ora però mettiamo da parte il nostro logo e andiamo a rispondere a una domanda inerente al titolo del video, ovvero: si può sempre migliorare? Ovviamente questa domanda potrebbe essere rivolta a qualsiasi argomento, ma noi ci soffermeremo sull'abbigliamento tecnico da moto. Rucca Hexagon, me l'avete chiesto in tantissimi, ci abbiamo fatto il viaggio a Capo Nord, ci ho fatto un video dedicato dove l'abbiamo sviscerata. Rucca Raptor R, ci abbiamo fatto l'ultima uscita fuori porta nel sud Italia tra ottobre e novembre passato, perché non è più presente sul catalogo della Rucca, ma se la trovate in offerta in un negozio online perché appunto fuori produzione, acquistatela perché è fantastica. Presente in quanto la trovate nel catalogo della Rucca come la giacca più performante a livello di protezione per il mototurismo. Ed ora veniamo alla domanda: dalla Hexagon che è uscita dalla produzione alla Raptor R, che praticamente l'ha sostituita, è il modello nuovo, abbiamo migliorato, abbiamo peggiorato o siamo rimasti sullo stesso livello? Prima di rispondere a questa domanda dobbiamo togliere queste ciacche perché devo raccontarvi una storia. Poco tempo fa siamo andati a mangiare una pizza con delle persone che guardano i nostri video, persone che hanno qualche anno più di noi. Considerate che io sono classe 1978, quindi ho 45 anni. Queste persone viaggiano dai 60 ai 65 anni, quindi persone che andavano in moto quando io ero appena nato. Ma mi hanno chiesto: tu lo sai che abbigliamento c'era in quegli anni? Tu lo sai con che moto viaggiavamo? Loro guardano i nostri video, sanno benissimo che utilizziamo la roba della Rucca, quindi l'argomento della serata lo potete capire tranquillamente. Poi hanno capito che sono una vera rottura di scatole. Comunque, per farvela corta, alla fine della cena non siamo andati a casa nostra, bensì siamo andati a casa loro. Siamo andati in garage, abbiamo aperto la porta del garage e oltre a una moto moderna c'era una cosa che, ragazzi, a me ha emozionato. Come dico sempre, dobbiamo ascoltare, dobbiamo imparare dalle persone che hanno più esperienza di noi, e qui parliamo di persone navigate, persone che in moto ci andavano seriamente. Mi hanno fatto vedere delle foto emozionantissime. Guardate questa foto qua, qui si trovavano di fronte alla porta di Brandeburgo prima della caduta del muro. Guardate quest'altra foto, qua si trovavano nel sud della Norvegia. Comunque, tornando al garage, di fianco alla moto c'era l'abbigliamento originale degli anni 80. Non vi
euro, ragazzi, che per me è stata un'emozione. Quindi, come sempre mi piace fare, voglio condividere le mie emozioni. Togliamo queste giacche e andiamo indietro nel tempo di circa 40 anni per vedere cosa indossavano i veri motociclisti degli anni 80. Guardate che roba, ragazzi, questa giacca è del 1981, praticamente questa giacca ha 3 anni meno di me. Io quando vedo queste cose rimango senza parole. Anche i colori sono belli, il modello è bello, con questa fascia elastica in vita, la doppia patta addirittura per proteggere la zip dall'acqua, all'interno una sorta di trapunta morbidissima di colore celeste. Ma poi guardate questa cosa, Ruka made in Finlandia, il colletto addirittura a costine di velluto, ma quello che mi lascia senza parole, 42 anni, guardate il colletto, guardate la qualità dei materiali, cioè sembra nuovo. Ve la faccio vedere anche nella parte posteriore. Quello che mi stupisce, questo materiale, vengo vicino, questo materiale, essendo una sorta di cerata, se lo toccate al tatto è gommoso perché appunto questa è una giacca impermeabile. La cosa che mi lascia basito, spesso e volentieri dopo tanti anni l'elastico non tiene più, ma soprattutto il materiale di solito, ripeto, questo materiale diventa appiccicoso oppure tende a sgretolarsi. Qui anche nella zona peggiore, nella zona dell'elastico, dopo 42 anni sembra nuovo. Ve la faccio vedere bene nel dettaglio anche all'interno, se la toccate è morbidissima, sicuramente fascia riflettente. Guardate il punto di giunzione tra i due colori, la termosaldatura, bellissima veramente. L'appoggio qua di fianco perché da questa parte andiamo avanti con gli anni, saliamo di qualche anno, qua passiamo fine anni 80 inizio anni 90. La giacca è pressoché simile, cambia solo la colorazione nella parte alta, rosso bordeaux contro il grigio chiaro. Questa addirittura firmata Barry Sheen, per chi non lo conoscesse, è un pilota di moto degli anni 70, veniva chiamato anche Iron Man per la quantità di metallo che aveva in corpo. Agli aeroporti veniva bloccato in quanto al metal detector riscontravano tutto questo metallo. Lui doveva mostrare tutti gli interventi, tutte le operazioni fatte a causa dei bruttissimi incidenti avuti in moto. Anche questa made in Finlandia, e anche qua se guardate il dettaglio del colletto è ancora come nuovo, e vi posso garantire, conosco il proprietario, questa giacca è stata veramente utilizzata abbastanza. Anche dietro è come l'altra. Ma la storia non finisce qua, rimaniamo fine anni 80 inizio anni 90. Questo era un puro antipioggia, infatti se guardiamo all'interno trovate questa trapunta che può essere rimossa tramite questa zip. Questo è quello che rimarrebbe senza la trapunta. In questo caso non troviamo più la scritta Ruka, ma troviamo la scritta Suomi. Suomi significa Finlandia in finlandese. Un dettaglio, troviamo made in Portogallo, quindi iniziamo a vedere cambiare le cose, non si produce più in casa ma si inizia a produrre fuori. Sempre colletto in velluto a costine fine come nuovo. La parte posteriore aveva questo triangolo sicuramente con queste linee riflettenti. Ora però, per chiudere il cerchio, ciliegina sulla torta. Il proprietario me l'ha consegnata su questa sacca, mi ha detto: Francesco, fai attenzione perché l'odore non è il massimo, qua dentro ci sono litri e litri di sudore, ma noi non abbiamo paura di nulla e affrontiamo tutte le situazioni più complicate per vedere una cosa. Ragazzi, questo è un cimelio, è qualcosa di spettacolare. Ve la metto in questa maniera e vi garantisco che l'odore non è il massimo, ma qui parliamo dell'antipioggia integrale, colori simili alla giacca, tuta unita, ha la cerniera che arriva fino in vita, quindi è anche abbastanza comoda. Qua ricompare la scritta Ruka, se andiamo a vedere all'interno made in Finlandia. Torniamo in Finlandia. Questo un puro antipioggia, addirittura sotto la zip ulteriore lembo di tessuto per non far entrare acqua, ovviamente. Due tasche a toppa nella parte anteriore dei pantaloni, nella parte finale si allargava addirittura per far infilare magari gli stivali, quindi avere un comfort maggiore. Nella parte posteriore ha lo stesso triangolo con gli inserti riflettenti. Comunque voglio tranquillizzare Claudio, il proprietario di questa tuta antipioggia completa, che l'odore non è quello di cui mi parlava, ma bensì è un odore scaturito dal tipo di materiale chiuso all'interno di una busta, quindi si crea quell'odore di chiuso che onestamente a me non interessa, perché quello che mi piace, quello che mi emoziona è pensare a quante cose hanno visto
visto questi indumenti in quegli anni. Se avete qualche anno più di me, forse ricordate questi prodotti, fatemelo sapere nei commenti. Sicuramente non sono stato bravo a raccontarveli perché non li ho utilizzati in prima persona, vi ho raccontato quello che mi è stato raccontato, mi hanno detto che questi capi erano il top degli anni 80. Vi ringrazio tutti di avermi dato la possibilità di avere questi prodotti sotto mano, di poterli studiare, di guardarli con attenzione, di capire un po' come si viaggiava effettivamente negli anni 80. Che dire ragazzi, sarebbe anche interessante fare un viaggio, testare questa tuta oggi nel 2023 e capirne i pro e i contro. Senza provarlo un po' penso riesco a immaginare i pro e contro. Per questi pro e questi contro andiamo avanti nel video per capire appunto come l'abbigliamento si è evoluto, quindi come è migliorato nel corso degli anni. Ultima cosa, prima di riporli e riconsegnarli ai vecchi proprietari andiamo a fare un test perché la curiosità mi acceca, ormai mi conoscete bene. Considerate che il materiale è gommoso, voglio vedere come ne viene fuori perché si dovrebbe crepare questo materiale, è impossibile che dopo 40 anni rimanga ancora così. Come può essere una cosa del genere? Per come siamo abituati oggi, un materiale del genere dopo 5 anni, 6 anni si sfalderebbe tutto. Mamma mia, guardate ragazzi, 40 anni e anche leggermente elasticizzato. Vabbè, tolgo tutto e teletrasportiamoci ai giorni nostri. Via il primo e vero antipioggia, andiamo per data, via il secondo e via il terzo. Perché li ho affiancati? Perché come dico sempre, squadra che vince non si cambia. Queste due giacche, come anche i pantaloni, di fondo sono molto simili. Partendo dalla parte alta, dal colletto, il colletto è identico tra Exegal e Raptor R. Vedete questa fascia di neoprene di circa 2 cm, morbidissima, che aumenta l'altezza del colletto, importantissima perché crea una sorta di guarnizione tra il colletto e il sotto del casco, uno dei punti critici per l'ingresso di acqua e di freddo. Anche i polsini, che a me piacciono tantissimo, sono identici, quindi morbidissimi in Gore-Tex. Quindi questi due dettagli, colletto e polsini, sono rimasti invariati. Per fortuna, aggiungo. Passando alle aperture per l'ingresso di aria fondamentali, sull'Exegal avevamo queste due zip nella parte anteriore e avevamo una zip nella parte interna, nella zona delle ascelle. Mentre nella Raptor R abbiamo sempre due aperture, una nel braccio, nella parte del bicipite e un'altra invece nella zona alta delle spalle. Questa è una soluzione che a me piace. Quando la indossate, che la aprite, proprio per la sua ergonomia, per la posizione, questa apertura rimane aperta come questa rimane aperta, cosa che invece non capita quasi mai quando le aperture sono nella parte frontale, soprattutto quando il materiale è rigido. Ma parliamo di dettagli. Nella zona laterale la zip è rimasta la stessa, questa è importantissima perché si può aprire dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto per aumentare il girovita. Passando alla parte posteriore abbiamo comunque due aperture che rimangono nella stessa posizione. Un'altra cosa che salta subito all'occhio, nella vecchia Exegal avevamo queste due tasche a toppa che a me piacciono molto perché molto capienti e quando si infila qualcosa all'interno la tasca si gonfia verso l'esterno e non va a premere sul corpo, mentre nella nuova Raptor R abbiamo queste due tasche classiche che si aprono in questa maniera. Ovviamente in entrambi i completi tutto quello che vedete quando parliamo di tasche è water resistant perché appunto parliamo di Gore-Tex Pro. Ma la vera cosa che salta all'occhio, nella nuova Raptor R non ci sono nessun tipo di regolazioni. Guardate, la regolazione dell'avambraccio non la troviamo più, la regolazione del bicipite non la troviamo più, la regolazione in vita con queste fasce qua non la troviamo più. A questo punto la domanda iniziale del video, ovvero se si può sempre migliorare, mi verrebbe da dire subito no, perché qua hanno tolto tutte le regolazioni. Però come dico sempre, bisogna fare attenzione a criticare, bisogna capire il perché di questo cambiamento e adesso andiamo a vedere. In entrambi i casi la prima cosa che salta all'occhio è la scritta Gore-Tex Pro per l'Exegal e Gore-Tex Pro per la Raptor R, quindi parliamo di un trilamina. La vera differenza la troviamo in questa scritta in basso a destra, Armacore Outlast e Armacore Stretch. Questa è la vera importantissima differenza tra il Raptor R e l'Exegal. In casa Gore-Tex cosa hanno pensato? Dico Gore-Tex e non Rucca perché Gore-Tex produce il materiale mentre Rucca non fa altro che prendere il materiale e assemblarlo. Ma se vedete questa dicitura Gore-Tex, Gore-Tex Pro, l'ho detto 1000 volte che questi capi devono sottostare alle regole e normative imposte da Gore-Tex. Comunque in casa Gore-Tex non hanno fatto altro che inventarsi un nuovo tipo di Gore-Tex Pro. In questo caso parliamo di Gore-Tex Pro Stretch, ma questo Gore-Tex è migliore dell'altro? Assolutamente
Assolutamente no, sono due tipi differenti, pensati e progettati in relazione all'utilizzo finale. Ruka invece cosa ha pensato? Ha pensato che per il suo capo top di gamma per quanto riguarda il mototurismo, non il moto adventuring, il mototurismo, utilizzare il Gore-Tex Pro significa avere un capo più performante a livello di comfort rispetto al Gore-Tex normale. Detto questo, capite benissimo perché il nuovo Raptor R non ha più le regolazioni. Questo capo, essendo completamente in Gore-Tex Pro Stretch, quindi elasticizzato, ha una vestibilità più fit, quindi se voi avete un fisico mingherlino questo capo lo sentirete bello aderente, mentre se siete più in carne comunque essendo un materiale elasticizzato si adatterà al vostro corpo, mentre nel vecchio, tra virgolette vecchio modello, quando parliamo di Gore-Tex Pro normale, vedete queste zone elasticizzate in punti strategici perché quando indossate una giacca o un paio di pantaloni in Gore-Tex Pro normale sembra di indossare un'armatura, quindi la vestibilità di questi capi deve essere per forza di cose un po' più ampia perché il tessuto, non essendo elasticizzato, se voi siete in carne, ok che ci sono le regolazioni, ok che ci sono le fasce elasticizzate, gran parte del tessuto non essendo elasticizzato non si può adattare al vostro corpo. Quindi cosa succede? Che questi capi per forza di cose devono avere una vestibilità più ampia. Poi hanno le regolazioni perché in caso appunto che il vostro fisico sia leggermente esile, con le regolazioni potete sentirvi il capo più aderente. Quindi tutta la giacca, pantaloni compressi del Raptor R sono di un materiale elasticizzato, vestibilità molto slim. Dall'altra parte, per quanto Ruka ha una vestibilità molto stretta, comunque sono più ampi. A livello di comfort capite benissimo che qua è come indossare un guanto, qua comunque sono comodi, però bisogna ammettere che il comfort del Raptor R è superiore. Nelle zone dei gomiti, nelle zone delle spalle avete sempre gli stessi identici rinforzi perché ovviamente in caso di caduta sono le zone più esposte all'abrasione. Tornando invece alle zip, una cosa che mi è piaciuta, questa zip è esposta per quanto all'interno trovate una patta con ovviamente qui un risvoltino per proteggere dalle infiltrazioni dell'acqua. Questa zip è coperta da una doppia patta che trovate anche qua per lo scolo dell'acqua, ma una cosa che mi è piaciuta è che qua la zip ha una maglia più grande, quindi questa si infila con più facilità rispetto alla classica zip nastrata. Ulteriore cosa, tutte le aperture dell'aria sono protette da un risvoltino, quindi non sono esposte, mentre queste sono esposte, questa per quanto rimane nella parte bassa comunque esposta, ma vi garantisco che qua da queste zip acqua non entra come non entra qua. Parlando invece delle zone riflettenti, come potete vedere hanno delle grafiche leggermente diverse e come colori sono gli stessi. Questa giacca la potete trovare con questa colorazione ma anche con altre due colorazioni. Ora invece passiamo alla cosa che più ci interessa, ovvero le protezioni. Il Ruka Hexagal, come vi ho mostrato diverse volte, trovate protezioni di secondo livello, gomiti e spalle per quanto riguarda la giacca, primo livello il paraschiena, di secondo livello fianchi e ginocchia per quanto riguarda i pantaloni. Spostandoci sul Ruka Raptor R troviamo tutte protezioni di secondo livello, paraschiena compreso, ed inoltre nella zona toracica avete questa ulteriore protezione ancorata alla parte destra della giacca, mentre nella parte sinistra c'è questa linguetta dove voi potete inserire la protezione e tranquillamente richiudere la giacca. Hexagal non ha la protezione toracica intera come la Raptor R, ma comunque ha una piccola protezione toracica che si infila in questa zip. Eccola qua. Questa è la differenza con la Raptor R, che praticamente la Raptor ce l'ha intera mentre l'Hexagal ce l'ha separata. Nella Raptor il paraschiena si toglie esternamente dalla tasca posteriore, mentre nell'Hexagal il paraschiena, che è di primo livello, per toglierlo dobbiamo aprire dall'interno. Questo è il paraschiena di primo livello e questo è il paraschiena di secondo livello. Questo, ragazzi, è spesso quasi 2 centimetri, l'altro è spesso praticamente 1 centimetro. Questa la differenza è spaventosa. Secondo livello lo troviamo su Raptor R, primo livello lo troviamo su Ruka Hexagal. Comunque come accessorio su Ruka Hexagal potete mettere il secondo livello. Anche sul discorso protezioni potete capire la differenza del materiale. Con il fatto che qua abbiamo un materiale elasticizzato hanno potuto mettere il paraschiena di secondo livello, potevano farlo anche qua,
però essendo elasticizzato il materiale ovviamente la sensazione di fastidio in questo caso sarà minore rispetto all'utilizzo di un Gore-Tex Pro non elasticizzato. Ve ne mostro anche nella parte posteriore. Qua avete la classica R di Rucca, mentre qua hanno aggiunto 2 fasce parallele e la scritta Rucca piccolina. Ora vediamo l'ultima vera differenza. Rucca Hexagal veniva venduta con all'interno una membrana in Outlast che si agganciava con questa cerniera sia nella giacca che ovviamente nella parte interna dei pantaloni, mentre Rucca Raptor R all'interno non troviamo più nessuna zip dove poter agganciare una membrana interna. Ma attenzione, se acquistate Rucca Raptor R la giacca viene fornita con questo siluro dove all'interno trovate un bellissimo piumino, ragazzi, in piuma che è la fine del mondo, è bellissimo, super confortevole, super caldo, mentre nella parte bassa un ulteriore piumino ha una caratteristica molto interessante, ovvero che nella parte bassa, come potete vedere, non c'è piumino ma c'è questo tessuto leggero che serve appunto per infilarsi e non dar fastidio all'interno degli stivali. Questo cambiamento interno a me piace molto. Perché piace molto? Perché secondo me nel 2023 le giacche devono essere vendute separatamente, nel senso che tutti i mid-layer possono essere inseriti tranquillamente senza ogni volta doverli agganciare alla giacca. Lo stesso vale per i pantaloni. Per un attimo teletrasportiamoci sopra la moto, indossiamo una maglietta classica tecnica a maniche lunghe e indossiamo questa giacca. Iniziamo a sentire freddo, che facciamo? Ci togliamo la giacca, ci mettiamo un mid-layer, ce ne sono diversi ovviamente di più performanti in relazione alla temperatura, e sopra mid-layer inseriamo la giacca senza dover ogni volta mettere la classica clip alla fine della manica oppure inserire la classica cerniera. Questo è doppiamente funzionale perché quando arrivate in un posto, se andate a togliere la giacca, non andate di conseguenza a togliere l'imbottitura interna. La differenza, la variazione di temperatura non sarà importante piuttosto che avere una giacca con l'imbottitura attaccata. Ed inoltre questi piumini, questi mid-layer, non avendo più le clip, non avendo più nulla, possono essere utilizzati in viaggio anche come vestiti casual, perché guardateli, super confortevoli, possono essere acquistati anche separatamente. E infine, visto che abbiamo parlato di mid-layer, esistono anche queste giacche sempre in casa della Rucca, caldissime. All'interno avete questo pelo, ragazzi, morbidissimo, super caldo. È un mid-layer invernale. E da cosa si differenzia rispetto al piumino? Il piumino, quando le temperature variano, quindi quando le temperature si alzeranno, con il piumino potete iniziare a sudare, mentre con questi capi qua ci sarà una traspirazione superiore. Però se cercate veramente il caldo, il piumino, ragazzi, è imbattibile. Quindi questo consigliato per quando partite con il freddo e arrivate con il freddo. Questo consigliato per quando partite con il freddo e magari lungo il tragitto le temperature possono aumentare e poi al tempo stesso possono anche ridiscendere. Per le temperature intermedie noi in Patagonia utilizzavamo questi mid-layer qua, anche questi super consigliati perché appunto li infilate sotto la giacca e li togliete all'occorrenza e non hanno clip, non hanno nulla. Potete uscirci tranquillamente anche la sera quando è freschino. Nella parte dietro pulitissimo, vestibilità super fit, bellissima. E da qui potremo passare ai guanti, guanto estivo, guanto mezza stagione, guanto invernale, ma qui bisogna farci un video pippone dedicato perché è molto interessante. Un discorso sono i guanti, un discorso sono i completi. Per mostrarvi nel dettaglio, quando vi dicevo che i mid-layer devono essere separati dalla giacca, questa è l'imbottitura interna dell'Hexagal e qua, come in tantissimi completi, nella parte bassa della manica avete queste due clip, per fortuna di colori differenti, altrimenti ogni volta che arrivate alla fine della manica non sapete quale agganciare, e al tempo stesso avete questa cerniera, quindi capite bene che ogni volta al variare la temperatura dovete fare questo lavoro, inserire la manica, agganciare le clip finali e poi chiudere la cerniera. Ogni volta è un po' una rottura di scatole, metti e togli. Cosa facevo io a volte? La mettevo e neanche l'agganciavo, però capite bene che non rimane ferma come un classico mid-layer che vi ho mostrato poc'anzi, che praticamente è un giubbettino a sé. Quindi soluzione secondo me questa obsoleta, ripeto, mio personale punto di vista, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io ragazzi come sempre arrivo stracotto a fine video, però devo mostrarvi in maniera molto veloce anche i pantaloni. Questi sono gli Hexagal, tasche a toppa, sempre
nelle zone elasticizzate, nei punti più critici per quanto riguarda la vestibilità, anche nella parte alta, pelle nella zona interna, nella parte posteriore troviamo sempre questo rinforzo in pelle e come sempre avete quella sorta di cuscino che si trova sotto i pantaloncini dei ciclisti per aumentare il comfort in moto. Ecco invece i Raptor R, ve li metto vicino. Non avete più le tasche a top degli Hexagon, ma avete una tasca nella parte alta tipo la tasca della giacca, classica apertura anteriore per la ventilazione, la stessa apertura la trovate anche negli Hexagon, ma nei Raptor R c'è sempre una patta che la nasconde. Nella zona interna nei Raptor la pelle la trovate solo nella zona del ginocchio, mentre nella parte terminale hanno messo una banda che a vederla sembra la stessa banda del materiale utilizzato, quindi non Gore-Tex Pro Stretch ma Gore-Tex Pro normale. Nella parte posteriore il classico rinforzo in pelle e comunque anche qua, come in tutti i pantaloni, trovate quel cuscino per aumentare il comfort di marcia. Le bretelle infine molto importanti le trovate sia sul Raptor R che su Ruka Hexagon. Molto importante perché poi qualcuno magari mi attacca per un discorso di patriarcato. Per le quote rosa questi completi con queste caratteristiche esistono anche in taglio lady. Questo è un plus che bisogna fare a Ruka perché è l'unico brand che investe sulle quote rosa, nel senso gli altri brand ovviamente guardano i numeri, le quote rosa che vanno in moto sono oggettivamente molto ma molto inferiori rispetto alla parte maschile, quindi cosa succede? Che gli altri brand non producono capi di alta gamma di fascia altissima come questi con il taglio lady, ma bensì fanno completi diciamo tra virgolette unisex, e questa cosa non è il massimo, soprattutto perché il completo unisex con le protezioni tende un po' a nascondere le curve femminili che sia a noi uomini che alle donne stesse piacciono molto. E comunque questa è la giacca di Sara Raptorina, quindi Raptor da uomo, Raptorina da donna, praticamente identica se non con una grafica leggermente diversa rispetto alla mia, quindi dietro trovate la classica R mentre sulla mia avete visto due bande parallele, ma comunque il materiale è lo stesso. E questi sono i pantaloni che hanno la stessa grafica del Raptor e comunque Gore-Tex Pro elasticizzati, che vi faccio vedere anche nella parte posteriore. Sotto hanno questo inserto che serve per non scivolare sulla sella e comunque anche i pantaloni da donna hanno quel cuscino interno per aumentare il comfort nella seduta, soprattutto dopo tante ore in sella alla moto. Anche qua trovate le bretelle, due tasche waterproof tagliate orizzontalmente e nella parte bassa comunque c'è la classica zip per aumentare il diametro per inserire uno stivale. Taglio abbastanza stretto, quindi veramente bellissimi addosso. Ora tolgo tutto e voglio chiudere il video mostrandovi un kit per capire come sono fatte le protezioni. Questo cofanetto che vedete è il kit protezioni D3O, sono le protezioni che utilizza Ruka. Sono riuscito ad averlo grazie al country manager Michele Venturi, ve lo voglio condividere perché è veramente interessante, addirittura calamitato. Guardate ragazzi che kit per capire come funzionano le protezioni. Andiamo a togliere il coperchio. Questo dischetto arancione che vedete simula praticamente la protezione, cioè simula questo materiale che poi vedremo all'interno quando è praticamente tra virgolette cotto, quindi la protezione in sé, mentre questo è un classico dischetto di gomma piuma che comunque ammortizza. Guardando la leggenda e vedendo questa pallina si dovrebbe capire come praticamente le protezioni attutiscono il corpo. Se prendiamo questa pallina in acciaio, provo a lanciarla, vediamo come si comporta quando cade sopra la protezione. Praticamente la pallina, se guardate, cioè non rimbalza quasi per niente, mentre la stessa cosa se la facciamo sopra la gomma piuma, guardate come rimbalza la pallina, anche se la lancio più vicina, rimbalza tantissimo. Rifacciamolo di qua. Pauroso ragazzi. Ma ora prendiamo anche questo martello per capire. Qua è come se non c'è sostanza. Cioè, guardate come ritorna in posizione. E li faccio vedere, sono due dischetti dello stesso spessore e purtroppo dal video non riesco a farvi sentire la risposta al tatto, ma se qua faccio una cosa del genere, che praticamente lo spessore sento anche dall'altra parte che quasi le dita si toccano, guardate come ritorna in posizione, impiega un po' di tempo, mentre ovviamente nella gomma piuma
questo tempo non c'è. Praticamente qua si crea una sorta di ammortizzazione, ma la vera cosa senza senso la troviamo qua dentro. E qua abbiamo il materiale delle protezioni prima di essere, tra virgolette, cotto. Da dove nascono le protezioni? Guardate questo materiale perché è pazzesco. Ora lo vedete tutto bello lucido, liscio, liscissimo. Cerco di farvelo vedere anche da vicino. Guardate questa cosa. Io posso prenderlo in questa maniera, appiccica un po', ma non rimane appiccicato, guardate, è rimasto un pochissimo, ma comunque vedete non c'è nulla. Provo anche a riprenderlo così ve lo rifaccio vedere. La cosa veramente assurda, se noi ora aspettiamo circa 30 minuti, il materiale tornerà tutto piatto, bello lucido. Lo appoggio qua, fra mezz'ora alla fine del video ve lo faccio rivedere. Finalmente siamo arrivati alla fine anche di questo video pippone. Per i più masochisti che sono arrivati fino ad ora, ho aspettato un po' anche per vedere se la situazione tornasse all'origine e ci siamo quasi. Comunque, che dire, ringrazio i miei amici che mi hanno fornito l'abbigliamento vintage, ve l'ho già detto, mi ha emozionato poter toccare con mano, pensare un po' agli anni 80 come viaggiavano i motociclisti. Invece per quanto riguarda la domanda iniziale del video, ovvero si può sempre migliorare, la risposta è assolutamente sì, perché se andiamo a confrontare l'abbigliamento degli anni 80 con l'abbigliamento che abbiamo oggi non è assolutamente paragonabile. L'abbigliamento degli anni 80 sicuramente ci proteggeva dalla pioggia, ma al tempo stesso non traspirava minimamente, quindi al variare la temperatura ci bagnavamo per il sudore prodotto al corpo, mentre con il Gore-Tex Pro abbiamo il giusto compromesso, il miglior compromesso tra traspirazione e impermeabilizzazione. Quindi viaggiare oggi in moto è molto più confortevole rispetto che viaggiare negli anni 80, ma anche qua non abbiamo scoperto l'acqua calda. Per il resto però dobbiamo dire una cosa, che nell'ultimo decennio, se non ventennio, tutti i prodotti, non riguarda solo l'abbigliamento da moto, ma qualsiasi cosa, io tra virgolette la chiamo cosa, tutti i prodotti hanno una obsolescenza programmata, nel senso che siamo abituati a non tenere più, ripeto, qualsiasi cosa non più di tanto tempo, perché quell'oggetto preso in questione dopo un po' di tempo si sfalda, si rovina. Cioè oggi è impossibile avere un capo di 40 anni come quei capi che vi ho mostrato all'inizio del video in quelle condizioni, perché non resistono. Quindi quello che dobbiamo ammettere è che oggi le cose sono migliorate a livello di performance, a livello di comfort, ma al tempo stesso non hanno la stessa durata che avevano le cose prodotte negli anni 80, negli anni 90. E con questo mi potrei riallacciare a un argomento che mi sta molto a cuore e che al tempo stesso mi fa arrabbiare. Cioè ultimamente ci dicono che i motori termici, lo so che questa cosa mi prende un po' dentro anche da motociclista, nel 2035 non vengono più prodotti a vantaggio dei motori elettrici perché inquinano. Cioè, ma il discorso dell'obsolescenza programmata, che produciamo il doppio rispetto a quello che effettivamente ci serve, del fatto che cambiamo e non ripariamo più, perché la parola appunto riparare, aggiustare è scomparsa dal vocabolario, questa cosa non inquina? Però vabbè, bisognerebbe fare un altro video perché stiamo andando fuori tema. Comunque fatemi sapere voi anche nei commenti cosa ne pensate sotto questo punto di vista. Per il resto mi chiedete sempre del prezzo del prodotto che vi porto sul canale. Quando parliamo di questi capi, soprattutto in Gore-Tex Pro, il prezzo ragazzi è una fucilata. Una giacca del genere, ma di tutti i brand, non solo di Rucca, parliamo di 1.200-1.300 euro, mentre i pantaloni oscillano da 900 a 1.000 euro. E al tempo stesso, al riguardo, mi chiedete: Francesco, è possibile avere un codice sconto? Ci sto lavorando con tutte le aziende che reputo migliori per quanto riguarda determinati settori, ma nel caso di Rucca è praticamente impossibile avere un codice sconto perché non hanno un e-commerce. Sto lavorando anche con qualche negozio per capire se è possibile dare qualcosa in offerta se si acquista un capo, ma siamo un po' ancora in alto mare. Io ragazzi come sempre ce la metto tutta, sono andato in fiera anche per questo motivo. Infatti vi anticipo che con Mytech siamo riusciti a chiudere qualcosa di interessante, soprattutto per voi che vi trovate dall'altra parte dello schermo, e questa cosa mi rende particolarmente orgoglioso, ma poi ve ne parlerò in un altro video pippone dettagliato, perché vi devo mostrare un prodotto di casa Mytech che veramente
pazzesco. Inoltre mi chiedete anche dove poter acquistare questi prodotti. Nel sito La Rucca trovate tutti i negozi presenti nel territorio italiano, mentre per i miei compaesani all'interno delle Marche, ma soprattutto il negozio più vicino a Corridonia, si trova ad Ancona ed è Generazione Moto. Conosco benissimo il proprietario, è una persona che straconsiglio perché è molto disponibile, si chiama Pier Giorgio. L'ho chiamato prima di fare questo video per sapere se aveva a disposizione Rucca Raptor R oppure Rucca Raptorina. Mi ha detto che il negozio, se volete trovarlo, lo troverete, quindi questa già è un'info molto interessante perché non sempre, soprattutto per i prodotti Rucca, è facile avere la disponibilità. Detto questo, guardate, saranno passati circa 20 minuti, forse anche meno, guardate, è quasi tornata come la condizione iniziale e questa cosa è pazzesca, veramente veramente interessante. Per scaramanzia non voglio dirvi nulla del 2024, però se quest'anno e negli ultimi 12 mesi siamo stati 9 mesi fuori casa, forse nel 2024, se tutto va bene, a casa resteremo veramente poco. Per accontentare tutti, ve l'ho chiesto anche in fiera, l'idea è di condividere una buona parte del mondo lontano, remoto, ma al tempo stesso condividere anche la nostra bellissima Italia, ma soprattutto il nostro bellissimo continente europeo, perché è vero che è affascinante viaggiare lontano in luoghi remoti, ma è altrettanto vero che più viaggiamo più ci rendiamo conto che il continente europeo è quello che ha più da offrire sotto il punto di vista culturale, ma anche naturalistico, ma al tempo stesso gastronomico, eccetera eccetera. È indiscusso che il continente europeo è il continente che ha una storia pazzesca. Come sempre, ditemi il vostro punto di vista nei commenti a riguardo di quanto abbiamo trattato in questo video e ci rivediamo al prossimo video pippone o magari chissà super pippone. Ciao ragazzi. Racconta la voglia di vivere, l'entusiasmo dietro a un sogno, il desiderio tenuto a bada con garbo. Racconta il valore autentico di due occhi che brillano davanti a due estranei che non potranno dimenticare quell'istante dal sapore eterno. Racconta l'Italia di provincia di un tempo, la nostra alla sua età. Le mamme ci osservano sorridenti come fossimo di partito. La partita, mi chiarisce l'amico di Samuel, probabilmente vedendomi spaesata. Avete visto? Dice timidamente una di loro. Siamo diventati campioni del mondo. Le sorrido, accompagnando la sua gioia mentre la sento ripetere il mio nome come se fosse qualcosa da non dimenticare. Non sanno che sono loro, fuori dal campo, a essere i veri campioni del mondo.